Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Mariella. Dimmi quando la vedi. La vedo già. Ok, come la vedi? La vedo che arriva come se fosse un'anziana tutta gobba che si trascina dietro un carico, come se fosse una rete da pescatore piena di roba pesante che si porta anche da vite passate. È un'immagine simbolica o una vita precedente? No, un'immagine simbolica. Ok, ci dà l'autorizzazione? Sì, anzi, dice aiutatemi, non ne posso più. Ok. Questo è già l'atteggiamento totalmente sbagliato e Mm. peggiore che si possa avere. Noi non aiutiamo nessuno, noi mostriamo come stanno le cose e lei si aiuterà da sola perché è Mhm. l'unica persona che si può aiutare, che la può aiutare, se stessa. Quante Esatto. vite precedenti ci sono? 1928. Ok, qual è la peggiore? Eh, è una nel Medioevo dove lei era sempre una donna, dove è stata torturata perché l'accusavano di essere una strega Mhm. e quindi è morta torturata, prima lapidata con dei sassi e poi bruciata. Quante vite ha avuto, ma anche solo in percentuale, 10%, Mhm. 2%, 1%, collegate a dipendenze da sostanze? 15%, Ok. Una persona qualunque invece? 0,5%. Ok. Qual è la peggiore vita che ha avuto con dipendenze da droghe leggere? O alcol, che poi è una Ah, droga, la, anche l'alcol. la dro- allora, in assoluto anche droghe pesanti ci sono state. Mi hai chiesto quante o quale? Quale? Cosa succede? Era un soldato, inizialmente era soldato, tra la fine del 1800 e inizio 1900, quindi boh, a livello temporale magari prima di questa. Era un soldato e è stata radiata dal corpo appunto, non poteva più fare il soldato perché era dipendente da droghe molto pesanti per bocca. Assunte per via orale. Sì, per via orale, sì. Di che paese? Mi viene Afghanistan. Ok, che droghe? Boh, hanno dei nomi strani. Ma paragonabili a come dipendenze? Paragonabili a LSD, pesanti, sì, tipo Ok. la LSD, no. Ma eroina? No, no, proprio tipo pasticche, non so in che forma era, però paragonabile all'LSD. Io vedo tipo che fosse tipo della polvere che si metteva sotto la lingua, una cosa del genere. Ok, ma è naturale, quindi è una pianta. O- Una via di mezzo, veniva mischiata con altro. Va bene. Esiste nella mente collettiva un'entità mentale collegata alla dipendenza da droghe leggere e pesanti. Sì, a livello 5. Lì sono le dipendenze da Sì, droghe? sì. Tutte? No, allora partono dal livello 3 e arrivano fino al livello 7. Ok, La sua a livello 5 era quella. cannabis è il 5. No, no, quella dell'altra vita era il 5. Ah, Cannabis è livello 3, insieme alle ok. sigarette. Insieme alle sigarette. Sì, Bene. Alcol? l'alcol è al 6. Beh, ricordatevelo quando dite, perché non ti bevi una birra? L'alcol di fatto è una droga. Eroina? L'eroina è al 7.
LSD? LSD al 5, Cocaina? 7. Qual è la peggiore droga che vedi come dipendenza di entità mentali? L'eroina, Metanfetamina? cocaina, la metanfetamina anche, assolutamente. Poi vedo tipo i funghi così, a livello 6, Metanfetamina che livello è? 7, Mhm. L'MDMA? 7. La caffeina? No, no, al 2. Ma c'è un'entità Sì, c'è per i un'entità per la dipendenti, la caffeina, perché caffeina. per i dipendenti, sì, sì, certo, quelli che non possono Va farne bene, a che si meno. faccia avanti quello del livello 3 che è collegato a Mariella in questa vita, Sì. dipendenza da cannabis. Mhm. Ok, sì, sì, c'è. Come si chiama? Allora mi dice Forever Young. Sai che io non mi arriva in inglese. Mhm. Come è fatto? Allora, c'è sempre la forma, il contorno dell'umano, però vedo che è fatto come, come se fossero tanti puntini all'interno, Mm. come se fosse una rete di puntini. Cioè non è tutto pieno di puntini, ma come se fosse una rete. Ok. Ok. Ti vuole spiegare perché si presenta così? Mi dice perché a seconda del livello, più andiamo su di livello e più noi più la loro consistenza si organizza e quindi a seconda del livello si vede la loro forma in modo diverso, perché gli impulsi devono essere mandati in una certa maniera a seconda del livello. Me lo puoi ripetere, per favore, che ho avuto un calo di connessione? Allora, mi ha spiega che appunto a seconda del livello, quindi dall'1 al 10, pian piano l'impulso che loro devono mandare si aggrega in modo diverso e sempre di più. E quindi al suo livello, per aggregarsi e mandare gli impulsi che lui deve mandare, sono fatti di questi puntini. Quindi diciamo più è basso più è vuoto, più è Sì, alto più è pieno, ricco, esatto, sì, completo, ben completo, disegnato. esatto, esattamente. Ci sono delle droghe che danno livello 10 nelle entità mentali? Ma oggi no, cioè, in questa linea temporale, in questo momento no. Ci sono state nel passato, Con che effetti? quasi mortali, cioè, per alcuni soggetti bastava una volta ed era mortale. Potrebbe essere paragonata a un veleno. Va bene. Causa esoterica del fatto che Mariella piange per i primi 6 mesi tutte le notti. Era la presenza di un disincarnato che le vedeva. Chi era? Una persona che ha vissuto dove viveva lei, con i genitori. C'è ancora? No, È ancora attaccato alla terra? no, no, no. È andato? È stato lì quei 6 mesi lì. Poi, Perché non è andato via prima? perché non c'è stato niente che l'ha aiutato ad andare via. E cosa l'ha aiutato ad andare via? Un rito che hanno fatto. In famiglia, la Mm, famiglia di Mariella. mm, non i genitori, qualcuno che conoscevano. Ok, l'hanno aiutato ad andarsene. Sì, C'era l'infezione alla vescica? no, no, no. Causa esoterica del fatto che Mariella viene affidata a una zia.
sia in questo periodo dei 6 mesi, sia quando diciamo, le cose si mettevano male. Causa esoterica dell'ustione a un braccio, credo, con amputazione rischiata. Allora, la causa esoterica del fatto che i suoi genitori non la tenessero era per un'interferenza mentale loro, soprattutto del papà, che diceva che loro non erano in grado di tenere, non riuscivano a fare tutto assieme, non erano in grado di tenerle, quindi l'hanno affidata ad altri. Mentre la caduta con l'acqua addosso è stato un tentativo di abduction. È andato male però, perché poi cadute non hanno fatto nulla. Mhm. Beh, perché la parte subliminale di Mariella ha deciso di fare questa esperienza, di ustionarsi, di quasi perdere il braccio, È eccetera. stata una soluzione come se si fosse accorta in quel momento che qualcuno la voleva portare via, come se l'avesse visto, è come se fosse scappata, quindi è andata indietro, è caduta e gli è caduto tutto addosso. Perché la parte subliminale ha deciso di fare questa esperienza? Perché era la meno peggio, Esatto, era quella, sì, più funzionale in quel momento. ma ci sono state altre abduction Sì, successivamente, quindi non è spesso servito a niente. no, Quindi questa parte subliminale, che ha io tentato. Mm. non sono molto delicato con le parti subliminali, che Mhm. potremmo definire tranquillamente una cretina, ha fatto sì che ci fosse tutta un'esperienza dolorosa e terribile di ustione e quasi amputazione per evitare una cosa che poi non ha evitato centinaia di altre volte. È deficiente. Sì, sì, ha proprio voluto fare l'esperienza. Ok, se lo Perché dà della deficiente questa parte subliminale? no, lei dice, ah, proprio fare l'esperienza. È un'esperienza. Ah, deficiente in sostanza. Che grado di consapevolezza ha questa parte subliminale? 20%. A quanto vibra Mariella? È abbastanza bassa, 10.000, E tu a quanto vibri? 23 milioni. Ok. Non te l'ho chiesto, vabbè, rapporto PSP? 15 PS, quindi 85 PE. Però. Mm. Causa esoterica degli innumerevoli problemi che abbiamo avuto prima di iniziare questa sessione, di tutti i tipi. Proprio non ce la volevano proprio far fare stamattina. Ok, Eh, chiamiamoli questi qua, che non volevano farla fare. Chiamiamole interferenze eteriche di Mariella. mhm. È arrivato direttamente Odino. Mhm. Pronto, mi senti? Sì. E basta? No, per l'inter... Ah, tutte, scusa, sì. Allora, Odino. Ha un sacco di EDL. Pensate, che di conto. Mi viene 15. Ah, però. Mm. Ha un'altra interferenza mentale, oltre a quella legata alla cannabis. Mhm. E poi ci sono 4 rettili. Ok. Chi è il secondo interferente mentale? Come si chiama? A che livello? Allora, si chiama Carpi ed è al Mhm. quinto livello. Mhm. Ed è dedicato a? È Si dedica? dedicato, si dedica a far sì che lei non riesca a realizzarsi più, così non riesce a sostenersi a livello economico, deve rimanere per forza ferma lì. Quindi la mancata autorealizzazione. Sì. Ok.
Causa esoterica del fatto che a 18 anni le dicono che non è necessario che studi perché tanto si sposerà. Da lì inizia l'interferenza di Forever Young. Sì, da lì inizia l'interferenza di Forever Young e beh, glielo dicono sempre per le loro interferenze mentali, sempre la loro, il fatto che i suoi genitori pensino di non essere in grado di sostenerla e quindi devono trovare il modo che lei esca di casa. Quindi il fatto che lei si sposi Mm. fa sì che lei esca di casa. Quindi in quel momento arriva Forever Young, perché lei va a vibrazione molto bassa, quindi Forever Young riesce ad entrare tranquillamente, a interferire. Vediamo nell'istante in cui si accende una sigaretta speciale, cosa succede tecnicamente in eterico, sia a livello appunto eterico che mentale, in Mariella. Allora, nel momento in cui tu me lo chiedevi, ho visto proprio che è come se si creasse un... allora, prima quando descriveva i punti, ho visto come se si creasse tipo, sai, come se fosse il genio della lampada. Quindi Mhm. quel fumo lì dove esce Forever Young e in quel momento lì vengono risucchiati 7 EDL all'interno di lei, che di solito invece girano attorno. Mhm. Vengono 7 dei risucchiati. 15, 7 quasi. dei 15, sì. Vengono risucchiati nel momento in cui c'è il fumo, proprio Ricordiamo che gli esseri di luce sono strettamente collegati alle entità mentali, eh, sono quelli che fanno, il diciamo, lavoro il lavoro sporco. in eterico, Sì. il lavoro sporco in eterico. Ok. Che cosa fanno mentre lei fuma? Sono 7. Girano per il corpo e attivano tipo degli impianti che hanno messo. Attivano. Sì, sì, è come se quando non sono dentro sono spenti, latenti, no? E quando invece sono dentro li attivano e creano una specie di rete, vedo una cosa così, creano una specie di collegamento tra tutti questi 7 impianti, ognuno di loro ne controlla uno, una roba strana. Vediamoli questi impianti, dove sono e cosa servono. Allora, sono 3 messi sullo stesso piano a livello del bacino, quindi come se fossero uno sulla cresta iliaca di destra, uno a sinistra e il terzo dietro in mezzo sullo stesso piano, sulla schiena. E 3 nella stessa maniera messi a livello delle spalle e sulla schiena, quindi come se formassero 2 triangoli. E poi ce n'è uno in mezzo, tipo all'interno del corpo a livello del plesso solare, che unisce queste 2 reti. E a che servono? Servono a creare un campo particolare all'interno del corpo dove concentrano, sì, dimmi, Dimmi. dove concentrano tutta una parte di energia della PS e che poi col canale aperto da dove loro sono entrati continuano a ciucciare. Ma c'è da qualche parte un sistema per generare piacere con questi impianti in chi utilizza sostanze stupefacenti? In questo caso per Mariella? Sì, 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 questa cosa crea anche a livello proprio fisiologico del corpo la necessità di, più che il piacere, è proprio la necessità, ok? È proprio come se fosse un richiamo che ogni tot ore ha proprio la necessità di accendere e loro gli danno come se lasciassero una memoria all'interno del corpo ogni volta che smettono di fare questa operazione. Mhm. Molto simile alla sigaretta. Sì, sì, però più potente, ovviamente più potente. Però è simile, la sigaretta è molto simile, fa una roba simile, ma forse con la sigaretta sono meno EDL e quindi è meno potente questa rete. La differenza probabilmente è quella, quello che vedo che mi arriva è questo. Ok, perché alcuni, per esempio io, sono assolutamente infastiditi da sigarette e cannabis, così, distinto.
Perché perché a me fa proprio schifo. la PS lo sa che quello sarebbe un canale di interferenza. Quindi è una forma di consapevolezza Sì, esatto, che deriva da un altro percorso, di altre sì, di vite. altre vite, sì, di altre esperienze già fatte, già imparate. Ok. Beh, innanzitutto iniziamo a chiamare tutte le PS e le PE che sono dipendenti da cannabis e sigaretta, Mhm, dipendenza da tabacco, nicotina, mhm. una delle sostanze che più creano dipendenza in assoluto, la nicotina. Un grammo di nicotina, di principio attivo di nicotina in una sigaretta stroncherebbe un cavallo. Ecco perché c'è Mhm, 0,001% certo. per sigaretta. Non è stata scelta la nicotina a caso per legalizzare una droga, non è stata scelta certo la cannabis, è stata scelta Mhm, una forma di dipendenza bella violenta, in modo che nessuno si mhm, staccasse dai cilindretti di carta pieni di tabacco. mhm. Chiamiamoli tutti, chi si presenta? PS e PE. Ah, arriva tipo un vortice di PS e di PE, li vedo proprio come se fosse un vortice che rotola verso di me. Ok. In mezzo ci sono io, la mia parte subliminale che è consapevole che Ok. questa è merda. Ok. Mhm. Che differenza, come vedi la differenza di estetica, diciamo, esteriore? Allora, lì nel vortice sono tutti piccoli pallini, no? Sia le PS che le PE, li vedo di colore diverso PS e PE, però sono tutti piccole sfere. Ok, invece tu sei al centro e sei allungato, sei molto più grande, cioè tu sei più grande di tutte le PSP messe assieme. Ok. Questa massa di PS di PE puntina, Mhm. vuole restare puntina o vuole diventare No, grande? no, no, in realtà la maggior parte di loro, perché, ecco, oltre c'è un cerchio più piccolo, proprio formano un cerchio, no? Questo, cioè, formano un Attorno a cerchio cosa? attorno a quelle che sono vicine, che sono tante, sono vicine a te, fuori, Ad anelli? esatto, c'è un anello grosso con tante PSPE intorno a te e poi fuori da questo anello c'è un altro anello di molte meno che sono quelle che non sono interessate, che non vogliono neanche sapere che cosa hai da dire. Ok. Le interessate che non vogliono sapere, fuori dalle balle, via. Tutti gli anelli Ok, esterni che non vogliono, fino ad arrivare a quelle leggermente e debolmente interessate, ma se ne ok. vogliono andare anche loro, se ne vadano, a me cambia niente. Mhm. Ok, se ne sono andate. Nel totale quante se ne sono andate? 10 milioni, ne sono rimaste Percentualmente? tanti, percentualmente tipo il 5%. Ok. A me dei perdenti non me ne frega niente. Mhm, Degli ultimi mi importa una sega. Non sono mhm. qua a convincere gli ultimi che non devono fumare una sigaretta. Volete fumare? Fumate. Cioè, è il vostro diritto. Fatevi la vostra esperienza. Ritrovatevi a 60 anni con i polmoni di un vecchio di 150 e godetevi tutte le malattie legate al fumo. Poi, veramente, parlare nel 2021 ancora di sigarette e degli effetti che possono negativi che possono avere sulla salute mi sembra ridicolo, non lo dico nemmeno, no? Lo sapete benissimo. Fatevi una ricerca su Google se proprio avete bisogno. Se volete fumare, fumate, nessuno vi impedisce di farlo. Quindi questo 5% bye bye. E gli altri che fanno? Gli altri sono lì in attesa, trepida attesa di ascoltare cosa hai da dirgli, Ma io da non voglio dire insegnargli. niente, l'ovvio non è da raccontare, lo sanno benissimo anche loro. Questa non è una grande rivelazione, sanno benissimo tutto, sanno benissimo tutto. Semplicemente gli mostriamo con la manina l'entità preposta alla dipendenza da nicotina. Fine. Ok. Che fanno? Le vedo che si sono girate tutte verso questa entità e stanno andando verso l'entità e è come se la inglobassero, come se la mangiassero. Tutte, Tutte. Sì. quindi il 95%. Sì. Quindi domani nessuno fuma più. Speriamo.
che basti, Ok. che non ritornino indietro e cambino le cose. Va bene, vediamo quale percentuale effettivamente smetterà di fumare dopo questo fatto. Di quel 95, il 20, così, con le condizioni di oggi. Va bene, la Camel fallirà, Marlboro fallirà, perché il 20% in un È botto un bel po', solo. sì. Va bene. E analizziamo la storia di Mariella, avuta con una persona più giovane di lei. La storia non è molto intensa, è sempre un po' vaga, alla fine lei mette fine a questa storia, improvvisamente finisce la storia, i soldi, il lavoro e la salute, e inizia un acufene. Allora, diciamo che l'altra persona non c'entra nulla, nel senso che è molto neutro, ma sono le sue interferenze mentali che hanno fatto sì che arrivassero questi processi, le sue due interferenze mentali. Carpi livello 5, no Sì, autorealizzazione, sì, che vabbè chiaramente conosce Forever Young perché sì, certo. parlano, lavorano, Sì, sappiamo aumentano. che quelli di tutti i livelli, eh, a livello collettivo collaborano. Avevamo già Ok. visto, quindi. Mm. C'è una collaborazione collettiva, c'è un capo nella mente collettiva delle malattie mentali, delle Ah, dipendenze. ok, di ogni livello. No, uno totale. C'è un Odino nel corpo mentale. Sì, sì. Mm. Interessante. Come si chiama? Ce Dov'è? n'è, io ne vedo come se ce ne fosse uno per livello Mhm. e sopra tutti ce n'è uno. Come lo vedi? Come si chiama? È un'enorme sfera piena di. È un'enorme sfera come se fosse un sole, però di elettricità. Mhm. Ok. E, mi viene magma, mi dice magma come nome. E tu leggi magma Eh, guardandolo. sì, Ok, questo è il capo dei 10 entità mia. livelli. Eh. Va bene. Perché la cufiene? Causa esoterica? Allora, è un impianto. Mi hanno messo un impianto, è stato messo da Udino. Vediamoli tutti gli impianti. Allora abbiamo visto già quelli collegati agli EDL, che si attivano, si disattivano, si Sì, attivano, si quei disattivano. 7, sì. Poi c'è quello della cufene sull'orecchio destro, poi ce n'è uno al centro della testa, che li vedo Mm. spesso lì, Che serve? Ok. serve all'altro interferente mentale Mhm. per mandare l'impulso. La non Ed è collegato. Scusa? autorealizzazione, Sì, non autorealizzazione. esatto. Sì, quello da lì poi è collegato a due che ha nei piedi, Perché? I piedi? perché così riesce dalla testa ai piedi, riesce a mandare l'impulso in tutto il corpo direttamente, è molto comodo, non so, ho trovato questa strategia. Poi? Basta. Basta? Non hanno bisogno Cioè, di altro? non ci sono altri impianti. Causa esoterica del fatto che non si toglie dalla testa questo uomo, ragazzo, uomo. È sempre, allora, l'interferenza mentale di non autorealizzazione ha preso la palla al balzo, siccome lei l'ha collegato con un pensiero a tutte queste cose che non la fanno realizzare, allora lui glielo ripete nella mente in maniera tale che enfatizza ancora di più la sua non autorealizzazione, pensando che sia legato a lui.
Causa esoterica delle relazioni non lunghe tutta la vita. No, quella è una sua non fiducia, è una sua emozione, è una parte emozionale, non fiducia nel suo valore rispetto all'altro nella coppia. E quindi riesce sempre a far sì che non durino. Beh, quindi è una questione sua mentale, forma mentis. Sì, 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 assolutamente. Ok, guardiamo la casa. La casa ha un collegamento con la religione. Dalla casa non si riesce a staccare, ma non le piace e da quando è entrata in questa casa non vive bene. È un controsenso, nel senso, Sì, sì, io la vedo sempre legata aspetta, c'è qualcosa con il fatto che sia una casa legata al clero, no? Giusto? Mi mm, sembra che diceva. Però principalmente è sempre un altro pensiero che gli viene lanciato nuovamente da Carpi per far sì che lei rimanga sempre nella sua non autorealizzazione. quindi insomma lei non ce la fa e si trovano tutti i modi e i mezzi Esatto, per trovare sì, una scusa. È colpa di esatto, qualcuno esatto, il fatto che lei non ce la faccia, è colpa sì, della casa, è sì, colpa di esatto, quell'uomo là, sì, esatto. è colpa della congiunzione astrale, è colpa del gatto Mhm, che non mi ha fatto sì, dormire, è colpa di qualcuno, sì, che è un po' il problema nostro, no? Il problema esatto. nostro di uomini, è sempre Mhm. colpa di qualcuno che segue le mie All'esterno. sessioni, soprattutto dalla Romania, è pronto a dare colpe a tutte le entità che sono tanto brutte e cattive e che sono tornate. E quindi sono le entità, è colpa delle entità. È Mhm, come se siamo abituati dai film, dalla cultura, degli stronzi che ci governano, è come mhm, se siamo in un mondo in cui noi non possiamo fare nulla perché i cattivi sono più forti. È colpa sempre dei cattivi, è colpa del così va il mondo, e invece no, è colpa nostra, mhm. Sì, perché siamo noi che l'abbiamo creato il mondo. esattamente. Potrebbe anche essere la casa dei frati che sono tutti morti in quella casa, pieni, impestati neri, ma Mhm, se lei schiocca le dita e dice fuori dai coglioni, lei lo può fare, e punto. esattamente. Ok. Ci sono dei frati, ci sono dei disincarnati, c'è qualcosa in questa casa? Sì, ce ne sono un paio, però non si curano neanche di chi è lì, è come se loro vivessero ancora lì, però Bene. La sono parte neutri. subliminale di Gabriella adesso prende il fucile e li va a scovare, li Mhm, minaccia, li fa entrare lei in un buco nero, in un portale che come mhm. disincarnati devono inserircisi e fa finalmente questa esperienza di presa e acquisizione di potere. Voglio che mi descrivi come fa ad andare in giro con il suo fucile eterico a scovare questi disincarnati. È come se quando tu l'hai detto gli hai dato la forza e si sta divertendo proprio, la vedo proprio, sai con quei fucili con due canne, non so come si Mhm. chiamano, non so, ed è A proprio lì che doppietta. ecco, che fa la caccia a questi due e gira per tutte le stanze, alla fine in una stanza, la vedo un po' buia, entra e questi spaventatissimi, lei gli apre un portale definitivo dietro e loro proprio ci si tuffano dentro. Si Ok, sono tuffati dentro e adesso si è chiuso. Ha buttato dentro anche il fucile. ok. La casa è pulita da disincarnati? Sì, sì, c'erano solo quei due lì. La casa ha una bassa energia? Abbastanza. Ok. Sì. Mostrale come alzare l'energia della casa. Ok. Mhm. L'ho Lei si fatto. può creare un display dove c'è un numero che indica l'energia della casa e può Mhm. mettersi lì a mettere le cifre che desidera sul display. Questo è essere creatori. Mhm. Dipende solo da lei. Sì. Non esistono gli incensi, non esistono le tende di un colore piuttosto che di un altro, non esistono i cristalli rivolti verso nord, sud, est o ovest, non esiste niente.
Mhm, esiste solo lei che alza le frequenze della sua casa. mhm. A quanto stava e a quanto sta la casa? Allora, la casa era 5.000, adesso ha scritto 20 milioni. Ok, e Carpi che fa? E Carpi inizia a vacillare, vedo proprio, è bellissimo perché vedo proprio la sua sagoma che è come se prendesse delle piccole scosse, no? Come se facesse così per la paura di essere Buttato fuori. eliminato, sì. Ok, adesso analizziamo la sua ex storia. Mhm. Descrivendocela, Mariella sottintendeva così l'idea che questa fosse l'ultima storia che lei potesse avere, l'ultima occasione, l'ultima opportunità, finita questa, è finito tutto. È quello che le ha fatto credere Carpi, Ok, perché così almeno lei sta lì. ed è così? Lei No, vuole che sia così? Questa è la domanda giusta. no, no, no. È come se la PS che abbiamo visto prima, che era un po' eh, lì come se non sapesse cosa fare, dice no, no, come no? Ultima possibilità, no, assolutamente. Non vuole che sia Ok, l'ultima. allora prima di tutto eliminiamo la vecchia storia. La Ok? materializzi lei come vuole, può scrivere il nome di questo uomo su un foglio, può prendere una foto di questo uomo, tutto in eterico Sì, ovviamente, sì, certo. può prendere il concetto di questa storia e infilarlo in una sfera, può fare quello che vuole. Cosa fa? Ha preso una foto e poi un foglio con su scritto il nome, ce l'ha appiccicato sopra. Adesso ha aperto un portale e ce lo sta buttando dentro. Ok, che chiuda il portale Mhm. e adesso può descrivere, scrivere la prossima avventura amorosa, storia, relazione, matrimonio, quello che sia. Mhm. Pagina bianca. Per esempio può vedere il suo prossimo compagno, desiderarlo, biondo, alto, basso, Sì, sì, magro, l'ho proprio visto. moro. Ehm, Capelli abbastanza lunghi, con la barba. Mm, che gli viene incontro, la abbraccia, eh, molto disponibile a livello Pratico, no? no, a livello molto aperto, cioè aperto a qualsiasi idea, a qualsiasi possibilità. Mm, quello io vedo che principalmente vuole quello. Queste sono le due caratteristiche che vedo, che scrive. Bene, ha un nome un po' del cavolo questo Carpi, però citiamolo. Carpi che fa? Mhm. Carpi è un po' rassegnato, è un po' rassegnato. Prima, appena prima, cercava di cambiare, di inserire altri pensieri, di inserire altre cose, adesso è Mm? rassegnato. Tipo? Questi due dicono cazzate, non serve a niente, così? Sì, delle cose così, sì, sì. Le idee nuove, tanto sì, sì, non serve a niente, esatto. Ok, parliamo del lavoro. Aveva alcune attività lavorative e creative, Mariella, adesso meno o nessuna. Tutto questo anche in corrispondenza della fine di questa storia con questo Sì, sì, uomo. è stata anche quella un'occasione per Carpi per rinforzare questa cosa. Mi sembra di capire però che Mariella fa dei piccoli lavori di artigianato, giusto? Ok, non dico cosa, ma insomma lavora in maniera artistica. Quello è il lavoro che le Sì, potrebbe. lei potrebbe fare delle grandi cose con quelle cose che sa fare. Ok, adesso diciamo è un po'
con scarsa fiducia per se stessa e il Mm, proprio lavoro, quindi lo fa, ma per impiegare un po' la giornata, ma senza un planning, senza un'idea a lungo termine, così. mhm. Sì, sì, vedo Cavoli, proprio che sì. cattivone, bruttone, va bene. Mm, Ok, mhm. esiste una vita tra queste 1928 in cui Mariella ha avuto il massimo livello di consapevolezza, Per l'esperienza, per tutto. no, per tutto no. Ma qual è la vita più consapevole? C'è una vita dove la vedo in questo ballo e a questa serata di ballo, tempo vittoriano, più o meno quel periodo lì. Mhm. E la vedo molto consapevole di tutto ciò che gli capitava in quella vita lì, quindi come se le esperienze, anche una minima esperienza, la PS la coglieva subito come consapevolezza, quindi gli andava tutto molto liscio. Ok, questa vita nell'epoca vittoriana e Mhm, l'attuale di Mariella sono collegate in una maniera più forte rispetto alle altre, mi spiego. Questa di mm, Mariella è una vita in realtà molto importante, perché lei sì, sta facendo quello che sta facendo oggi, mm, che le permetterà di cambiare tutto quello che non è stato cambiato in 1928 vite, mhm. anche in quella dell'epoca vittoriana. C'è in qualche modo questo esempio dell'epoca vittoriana che ha spinto Mariella a questa sessione? Vedo la stessa capacità intuitiva, creativa. È la stessa identica che la PS, come se avesse voluto sperimentare però con altre esperienze concrete. Non so se mi sono No, spiegata. rispiegamelo. Allora, la parte che ha fatto sì che nella vita dell'epoca vittoriana lei ha potuto avere questa grossa consapevolezza è quella parte intuitiva e creativa Mhm. che è la stessa identica che la PS ha riproposto in questa vita, ma volendola sperimentare con altre Modalità, quella modalità. artistica, Sì, artistico-pratica. sì, proprio Sì. nella praticità della vita qua. Quindi sia Niente. negli studi che poi nel lavoro, nella pratica, Esatto. creare oggetti con un contenuto creativo. Sì. Va bene. Mm. Gli altri 8 EDL che non sono fuori ed entrano solo con una bella canna, ma che Mhm. evidentemente sono dentro, dove sono e che fanno? Allora, ne vedo due a livello delle ginocchia, due più o meno qua. Ai fianchi? Sì, più nei fianchi, e gli altri quattro nella testa che però si muovono, cambiano posizione tra loro. Gli altri sono fermi, gli altri quattro. Gli altri quattro sono nella testa che ruotano. Qual è il canale di questi esseri di luce? E quello che con gli impianti, l'impianto che c'è in mezzo alla testa e i due nei piedi, che sono controllati da carpi. Dall'entità mentale, Sì, ok. carpi. Perché alcuni esseri di luce sono collegati alla religione? Esiste una entità preposta al fanatismo religioso di per sé nel corpo Ehm, mentale? sì, non è in un livello solo, oscilla. Ed è Osc- un'entità specifica mentale? No, 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 non è un'entità specifica mentale, ma è come se venisse dato un compito a un'entità di quel livello.
Cioè più la persona è fanatica a livello religioso, più l'entità che gli viene assegnata è di livello alto. Mhm. Quindi in questo caso non c'è un'entità preposta sempre a fare l'interferenza mentale religiosa, Mhm. ma è come se ci fossero delle entità in ogni livello che sono dei jolly, tra virgolette, funzionano da jolly e a seconda di quello che, non mi ricordo il nome di... Forever Young? No. No, Magma. ecco, di magma, a seconda di quello che dell'intento di magma viene assegnata un compito piuttosto che un altro in un determinato livello. Ci sono delle differenze tra entità Non t'ho sentito, Lucio. di- sulla base delle religioni, quindi cattolica, islamica, buddista. Puoi ripetere? Non t'ho sentito più. No, dico, ci sono delle varianti anche sulla base della religione cattolica, religione islamica. Allora, a Fa la- grandi linee a seconda del posto dove vivono, però a volte fanno degli esperimenti di religioni diverse in posti diversi. No, ho capito. Allora, tendenzialmente le interferenze seguono la religione del posto, quella più diffusa. Mm, Ogni tanto sperimentano una religione diversa in un posto dove quella religione lì non è tanto diffusa. ok, va bene. Come vedi Mariella? A quanto vibra? Allora, ora vibra con la vibrazione della casa, 20 milioni. A quanto ammonta la sua consapevolezza? Adesso è arrivata al 150%. Ok, mostriamole il cluster. Ok. Mhm. Vedo come se fosse una grossa biblioteca. Mhm. ehm, Dove ci sono dei libri, ma non sono dei libri, sono come quei libri finti, non so se... Mhm. no, come se fossero dei libri finti, tu apri e fanno da contenitore. Libri scatola. Mhm. Sì, E esatto. dentro cosa c'è? E dentro ci sono tutte le informazioni ci sono tutti i contratti e tutte le informazioni della PS di ogni vita, Sotto come forma se di fossero divisi in vite. energia, fumo, fogli, lettere. Allora, i contratti sono delle frasi, come se fossero proprio delle frasi. E invece la consapevolezza della PS sono delle piccole palline che puoi aprire e esce il messaggio, come se le aprissi, come i biscotti cinesi, no? Della fortuna. Mhm. Mhm. No, così. Ok, E ogni vita ha la sua scatola, il quante suo sono le scatole? Quindi tante quante le vite. Sì, esatto, 1928. E dove sono contenute? Sono in due piani, proprio come se fosse una biblioteca. Quindi più la vita è vecchia, più viene messa sopra. Ok, come se fosse un archivio, quindi messa sopra e sotto rimangono quelle più recenti. Ok, cosa vuole fare Mariella? Le vuole tutto buttare via, Perché? perché vuole ricominciare da zero, pulita. Perché non l'ha fatto da sola? Ah, beh, è la solita scusa che non sa come fare. Perché adesso sa come fare? Perché tu gli hai fatto vedere che in effetti può fare tutto da sola. Non le servivano le sessioni? Sì, è come se avesse voluto provare l'esperienza di far finta di dimenticarsi che lo sapeva, perché così Mariella ha potuto fare questa sessione
per far sì di dargli una spinta in più. Va bene, andiamo all'avatar. Ok. Mhm. Cosa vedi? Vedo il solito fantoccio di legno. Che fa? Allora, fa finta di fare l'indifferente. Mi fanno morire perché tutte le volte cercano una strategia diversa. Come fa l'indifferente? Sai come se fischietta, no? Fa finta di andare avanti a fare le sue robe, come se non esistessi, non indifferente. Quindi è seduto al computer, Sì, sì, lavora? sì. Mhm. E Mariella lo lascia lì? No, Mariella è andata là, l'ha preso tipo per il coppino e l'ha lanciato dentro al portale definitivo. Che Ok, adesso... Mm. si liberi di tutto, del Sì, sì, computer, della infatti, lo sta postazione. facendo. Intorno a questo avatar vedi altri avatar. Sì, sì, vedo tantissimi, come se fossero enormi cerchi, una enorme stanza con una cupola, tipo, Mhm. enorme, infinita, con questi enormi cerchi con tantissimi avatar sparsi per questa enorme stanza. Le parti subliminali ed eteriche di questa enorme stanza, collegate agli avatar di questa enorme stanza, Mhm. non hanno visto quello che è successo. Alcune sì, altre hanno fatto l'esperienza di non voler vedere, far finta che non potevano vedere. E Cioè, gli quelle che altri. hanno visto non fanno niente. Poche, qualcuna, ma poche hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Mariella. Altre hanno visto, ma continuano a star lì. Prendi uno a caso che ha fatto quello che ha fatto Mariella. Che controparte sulla Terra ha? Un uomo, intorno ai 70 anni, direi. Di che paese? Eh, Africa, tipo, aspetta, costa orientale. Mhm. Che mi dice, ecco, non sapevo come fare, adesso ho visto come fare e ha fatto uguale. Ci ringrazia? Sì, meno male che mi sono accorto di quello che stavate facendo, dice. Ok, se vuole può mostrarlo a tutti quelli che ha intorno nel proprio avatar. E così via, catena. Ok. Mhm. Ancora qualche dormiente rimane, eh. Qualcuno che nonostante non ha più gli avatar intorno a sé rimane lo stesso lì. Va bene, va benissimo. Va bene, Mariella, Mhm. quanti sono gli EDL con queste nuove condizioni? Anche zero. Dove sono finiti? Insieme all'avatar portale definitivo. Quanti sono, cioè c'è ancora Odino, i No, rettiliani, qualunque tipo di entità no, eterica? no, 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 Per Mariella esiste ancora Forever Young Carpi, no, no, qualunque tipo di connessione con la mente collettiva, dipendenza di qualunque tipo, no. con entità mentali intendo. Sì, sì, no, no, no. Assolutamente. Dipendenza dalla cannabis a livello mentale ed eterico esiste ancora? No, Ci sono ancora impianti? no, C'è ancora una connessione con Magma, il capo no, delle entità mentali, con no, Odino? assolutamente no, no. Odino ha un'ala mancante, Mhm. strappata. Sì, sì, esatto, strappata. C'è solo la parte, l'attacco, no? Si vede proprio solo l'attacco. Solo- Gliel'ho strappata io ieri. Mhm. Bene. Tu lo vedi? Quando gliel'hai strappata? Sì, Mm. sì, sto vedendo adesso. Mhm.
Cosa rappresenta l'altra ala? Allora, Questo era il potere mentale, quell'altro è il potere eterico? esatto, stavo per dire, è il potere che a volte lo vedo collegato anche alle altre entità, è il suo potere eterico, ogni tanto collabora, che è la parte che lo fa anche collaborare con le altre entità, a volte. Va bene. Messaggio finale di PSP e di Mariella a Mariella. Era necessario che tu passassi di qua perché noi avevamo bisogno di questa parte per fare quello che volevamo fare. A volte per aumentare la nostra consapevolezza dobbiamo fare sì che la persona sulla terra soffra e stia nel dolore perché a volte non è sufficiente stare solo nell'allegria e nella felicità e nella agiatezza. Se tu ora continui su questa strada, potrai liberarti di tutte queste sofferenze. Abbiamo scelto un corpo che ha le doti per poter vivere serenamente e fare grandi cose. Basta. A quanto vibra Mariella? 25 milioni. Ok, se vuole può alzarla anche, questa frequenza. Uh-huh. 1 miliardo, è andata a 1 miliardo. Così, improvvisamente. Sì, Consapevolezza della sua parte subliminale ed eterica. allora l'eterica la vedo un po' più su, 300%, e la subliminale 200%. Però è fondamentale che lei non perda un istante della sua giornata centrata su quello che deve fare, perché sennò la sua consapevolezza si abbassa di nuovo immediatamente. Cioè, centrata in che senso? Questo è quello che voglio fare, questa Esatto, attività cioè rimane, artistica. esatto, fare ogni azione della sua vita ricordandosi che lo può fare, che può, può permettersi di non avere interferenze, che è in grado di vivere senza interferenze. E la E credo cannabis? se lei rimane appunto centrata così, farà molta meno fatica a uscirne rispetto alle esperienze che ha provato. Ma se la connessione con l'entità mentale non c'è più, cosa può riportarla verso la cannabis? I ricordi, il ricordo L'abitudine. della necessità, esatto. Dov'è questo E fa sì, ricordo? allora abbassa la vibrazione e in quel caso lì le interferenze possono entrare nuovamente. Cioè il ricordo di quanto è buona questa che ho comprato, Mhm, mhm. quanto io sto bene Esatto. quando fumo, Mhm, mhm, quanto è meglio lì invece che stare qui, lì mhm. durante il... Ok, dov'è questo ricordo? I ricordi sono, io li vedo, alcuni ricordi sono, può essere che siano, ma li Il vedo cervello tipo al di primo Mariella? livello. Sì, però alcuni ricordi è come se aprissero dei piccoli canali per il primo livello di interferenze mentali. Ok, perché Ricordo. comunque la mente è Sì, quella. infatti, esatto. Ok, PSPE, rapporto. Allora, 35 la PS, 65 la PE. Sempre molto basso, Un perché? pochino sì. Perché come se volesse alzarsi gradualmente la PS. Ma è la dipendenza da cannabis che ha allontanato così tanto la PS?
No, ma è tutto la non consapevolezza che aveva prima, che faceva sì che lei rimanesse bassa di percentuale. Va bene, come la vedi Mariella adesso? Sempre la vecchia con i pesi? No, no, adesso la vedo allegra, la vedo con un taglio di capelli biondi corti, che è molto allegra, saltellante, piena di energia. E dice, non vedo l'ora di entrare in azione. È serena. Una parola di messaggio che si vuole lasciare, una sola parola. Pronti via. Sto pensando a via. Va bene, Elena, abbiamo finito, quindi Mhm. disconnettiti da tutto e tutti.